Allora, ragazzuoli, come un mostro, lo permetti. Non so che è successo, ma ho un piccolo bug su Discord io. Adesso provo magari a chiuderlo e riaprirlo. Perché vedo alcuni di voi con le lettere. Il vostro nome è una lettera. Buh? Quito Discord, vediamo. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Ragazzi, fa caldissimo. Vediamo. Siamo più che lettere. Non lo so, ma Zenki vede una Z. C'è una Z. Devo fare l'aggiornamento. Ah, l'aggiornamento. Vabbè, ma partirà da solo l'aggiornamento. Devo farlo io. Lo faranno da soli, no? Non c'è bisogno. Se è un bug fa niente. Io ho paura che fosse... Vabbè, se è un bug fa niente. Se quindi parte da solo. L'ho già chiuso. Vabbè, non importa. Ragazzuoli, oggi... Passiamo a sta musica robotica fortissima. Oggi c'è lo showcase di Xbox. Siamo qui, siamo pronti a vedercelo appena parte. Io ho già i popcorn. Ho la mia acqua, che non basterà mai così poca. Però siamo pronti, mancano 10 minuti che parte. Ciao Vegas. Domanda importantissima. Cosa vi aspettate? Cosa vi aspettate da questo showcase di Xbox? Io voglio una cosa e una soltanto. E ve lo dico. Voglio la data di uscita di Silksong. Non me ne frega niente. Non voglio nient'altro. Voglio che mi dicano: questo giorno esce Silksong. E se quel giorno non esce, faccio casino. Faccio casino. Non voglio altro. Non voglio altro. Comunque, è sicuro che presenteranno un botto di giochi oggi. È sicuro. Bisogna solo capire se sti giochi ci piaceranno. Ci piaceranno questi giochi? Boh. No, Lollo mi hai ucciso. Mi hai ucciso, Lollo. Mi hai proprio colpito qua, al cuore. Qua. Mi hai distrutto. The Elder Scrolls 6 non lo mostreranno mai e poi mai. Mai, Vegas, oggi. Mai. Perché Bethesda, finché non esce Starfield, non si metterà sotto a fare quello. Dopo Starfield, io il prossimo anno, il prossimo showcase, il prossimo anno, voglio il logo di The Elder Scrolls 6. Voglio il logo il prossimo anno. Quest'anno è presto. La scorsa volta su 30, 4 rogarini. Allora, la scorsa volta su 30, Lollo, per me ce n'erano tipo 6-7 bellini. E di questi 6-7 alla fine ne ho giocati 4. Quello che mi sembrava interessantissimo, The Last Case of Benedict Salka, è orribile. L'ho giocato, ho fatto un gameplay, deve ancora uscire sul canale e l'ho disinstallato. Devo giocare a Ravenlock, ma mi ha fatto schifo vedere le recensioni, quindi paurissima. Doveva uscire, è uscito in realtà, ma è uscito una merda, non mi ricordo manco il nome. Manco il nome mi ricordo. Aggiunti di recente. Vabbè, Redfall fa cacare. Redfall fa cacare. Io volevo giocarlo un botto, ma RIP. Raga. Raga.
Scusate. È sul pass? La Ace of P è sul pass? Ma sto godendo. Ma sto godendo. Ma tu lo sapevi, Vegas. Si sapeva. Adesso passo io per scemo. Perché non leggo le cose, eh? Eh? No, veramente? E io l'avrò dimenticato, evidentemente. Ma come ha ragione? Come ha ragione? Raga, non avevo capito. Forse l'avrò letto ma l'ho dimenticato. Boh. Ma bellissimo. Bene. Quindi non si compra. Me molto felice ora. Me molto felice. Comunque, onestamente, allora io... Ah, sapete, non so se a voi piacciono i Persona, a me non piacciono, va bene? Shingon è un grande fan dei Persona, lui li adora. A me non piacciono, a me proprio non piacciono. Ma una canzone senza copyright? Adoro le persone. Può essere. Didi, che persona mi fa sburare. Ciao, Genji. Non puoi dire questo da qua, sei minorenne. Allora. Hanno liccato che stanno facendo il remake o remastered, non lo so, c'è differenza, ma è una grossa cosa su Persona 3. E potrebbero parlarne oggi. Capito? A che ora è l'evento? Fra 4 minuti, Genji. Cioè, a me non interessa, però vogliono, visto che il 3 fosse quello più apprezzato, quello più amato, lo stanno rifacendo e purtroppo sono stati leakati. Con dei pirla. E aveva un nome strano, Persona 3... Ok. Reload. Reload. Persona 5 tattica e Persona 3 reload. Trailer e data di uscita? No, veramente, anche? No. Sega si è fatta sfuggire il segreto di Pulcinella. Sega si è fatta sfuggire il segreto. Uscirà a novembre Persona 5 tattica? Ma che cazzo, ragazzuoli miei, ma siete scemotti. Ciao Gabretto, pensavo di esserti parlato di me. No, perché? Anzi, mi piace chiacchierare con te ogni tanto. Il migliore a mani basse è Persona 5 Royale. Non lo so, per me sono tutti quanti... me. Aspetta, Vegas, allora per sbaglio o per marketing? Io l'ho detto che fa sburare, infatti è tutta colpa di una sega. Ha fatto anche la battuta, ragazzi. È tutta colpa di una sega. Raga, prima o poi, come tutti quanti gli youtuber, anch'io scriverò un libro e lo chiamerò È tutta colpa di una sega, con la E pixelata. Anzi, la S piccola, la E grande di Eterion e poi pixelato dopo. 6 pixel A. Perfetto. Perfetto, abbiamo già il titolo. Penso per sbaglio, l'ho eliminato subito dopo. Vegas, per eliminato subito dopo, intendi il tweet o quello che lo ha fatto il tweet?
È morto quel dipendente, giusto? Ok. Ok. Perfetto. Allora va bene, allora va bene. Savannah. Che bella questa canzone. Ma come si fa, raga? Cioè, quanto devi essere scemo. Comunque ammalarsi d'estate fa più schifo che ammalarsi d'inverno. Minchia. Ed ecco la grande ascesa del drago levedano Tish che torna da Bologna. Che sei andato a fare a Bologna, Tish? Bologna è molto bella. Non si può dire, io lo so. Vabbè, è andato dalla ragazza. Abbiamo capito. Ragazzi. Zio Marco. Queste cose qua le capisce. Su via. La comunione di qualcuno? C'entra una ragazza. Comunque, ho ragione. No. Quindi avete parenti ovunque, ragazzi. Io ho parenti solo a Messina. Che è successo? Tish! Voglio un mondo di bene. Perché non ha fatto il suono? Lo farà così? Eccolo! Tish, grazie mille per le 2 sub regalate a Genji e ad Ale. Adesso siete dei draghi anche voi. Niente, ragazzi, sono morto. Non morire, Tish. Che bello, ti è comparso il simbolino che hai donato gli abbonamenti. Che bello. 2 sub regalate su questo canale. Allora, attento a come parli perché fino adesso me ne hanno regalate 35 sub, Ale. Certo, in 6 anni sono poche, però. Tutto 18 più, che è successo? Ah no, a te, scusami, Ale. 18 più tutto. È per adulti questo Xbox. Niente, ragazzi, Ale e Lollo dovete uscire. Anche Genji, cioè. Sto scherzando. Ok. Let's do it. È appena cominciato. È appena cominciato, Tish. In game footage, ok. Com'è l'audio? Sono adulto dentro? E a noi basta. Ragazzi, se questa è la grafica, Sboro. Sboro. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Fable? Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Ragazzi, che cos'è l'illuminazione? I'm here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable. Not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. Dramatic music. This is awkward. Yeah. Ma scusa?
AOT. Questa sarà la grafica per le console. Per le console e per chi ha la 4070, Tish. Andrà al 95% di utilizzo. Il processore starà per esplodere, ma andrà comunque. Lo voglio giocare. Mi devo studiare i Fable. Mi devo studiare i Fable. World Premiere, World Premiere. Attenzione, attenzione. C'è un coccodrillo, mi piace. Ok, lo stile un po' meno. Perché è molto... Non so come si chiama, ha un nome preciso sto stile. Che non è fluido, quello intendo invece. Basso un po', forse è troppo alto. Pirati dei Caraibi. Non credo, raga. C'è italiano secondo voi? Andiamo? Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. È in stop motion, grazie mille Vegas, è lo stile. Ciao Zenki. È lo stile, giusto, lo stop motion. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Ciao Michele. Sneaky. South of Midnight. Non ho capito che tipo di gioco sarà, quindi boh. Però sarà sul Game Pass. È la stessa casa produttrice di Deathloop, che non ci dice assolutamente nulla, Lollo. Perché anche... World premiere. Non Ravenlock. Anche Redfall. Ed è la stessa casa di sviluppo, quindi... non vuol dire un K, purtroppo. Questo non ci interessa perché è EA. Purtroppo. No, quello che dico, Lollo, è che prima di Redfall tu dicevi la casa di sviluppo di Arcane, la casa di sviluppo di Deathloop, bravissimi. Dopo Arcane dici dopo Arcane, dopo Deathloop, sì, Redfall, tutti l'ho detti. Ragazzi, continuano a spremere questo franchise come se non ci fosse un domani. E purtroppo i giochi belli si contano sulle dita di una mano. Di Star Wars, intendo. Sarà cutscene questa secondo voi? O è il motore di gioco? I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. Fallen Order e il seguito sono carini come giochi. Sono gli ultimi due i Fallen Order, non mi ricordo, Vegas. L'ultimo uscito è una petacchia, cioè
È bello, ma è ottimizzato di merda pure su console. Persino su console. World shows no mercy, Su PC fa cagare. Fa proprio... but it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Non si è capito purtroppo. Ciao Mike. Io non ho capito che genere di gioco sarà. C'è una tizia che spara e basta, cioè e scappa dai cattivi, dall'impero. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our Che il first genere. ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a deep Vedo molto dive bello. into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all Ma Starfield entertainment. aspettiamo It transports, it challenges, it connects us, and it's just dopo, no? incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is Fa committed caldissimo. to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want Oddio. with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. Grazie mille Insanity. The lineup we have for you Grazie per il today ride. is just incredible. These are the Come se works of farti the very greatest creative teams shout from out. around the world. Grazie mille. We made this show for you. The largest, For most you. engaged and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Ciao, Your Insanity. passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox. Sì, l'importante è che non fate come l'anno scorso. This Tutti next questi season, giochi Thunder usciranno Road entro will 12 release mesi. behind Spiritfarer, Non è vero. who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. Ciao Insanity, grazie ancora. World Premiere. Vediamo un po'. Ok. Mi interessa. Non era il gioco quello. Ah, ok. Lo stile è fighissimo. Mi piace proprio così, come tipo Hades, no? Ok, si gioca con gli amici. Team di 4. Roguelike, esatto. Team da 6? Oddio, troppo casino. Come 33 player? Ma non si capisce nulla con 33 player. Come fai? Perché 33? Sono gli anni di Cristo. Che devi fare? Beh, un roguelike cooperativo non si vede spesso, eh? Ah, perché proprio si chiama 33 Immortale. Vabbè, c'è sul Game Pass, lo proviamo. Lo proviamo. Si chiama 33 Immortali. Ok. Lo proviamo, è sul pass. Lo proveremo. Payday. Payday. Ti prego. Ti prego. Payday 3. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Madonna, quanti ricordi. Quanti ricordi. C'ho 600 ore su Payday 2, raga.
Io spero di sì, Genji, ma sembra troppo simile al 2. Dico, basta che innovi leggermente la grafica, fai nuove classi, nuove mappe ed è fatto. Non è che devi per forza fare un gioco nuovo da zero, eh. Il franchise è quello. Però anche le animazioni sembrano proprio quelle le stesse. Quello era il coso. Non so, non ricordo come si chiama. Quello che ti ammazza quando lo senti che arriva. Mamma mia, quanti ricordi. Ti prego, Game Pass. Sì. Questo lo giochiamo tutto. Questo lo giochiamo tutto. Tutto. Madonna. World premiere. Sono contento, dai. Madonna. Ho perso interesse, mi dispiace, cioè, dopo Payday 3, cioè, dai, lo porterò in live. Vabbè, è Persona questo, no? Presumo sia Persona, raga. Presumo. Cioè, le schede mi ricorda quello. È il 3 questo qua, giusto? Ah, ho riconosciuto un personaggio, sì sì, è il 3, il 3. L'ho detto prima in live, Zenki, cioè, o è un peccato o l'hanno fatto apposta, però cavolo. Non penso fatto apposta, se devi fare l'evento oggi. Però, Day One col Game Pass. Lo è. Lo è Vegas, lo è. È stato vincente umano? È proprio così che chiameranno l'incidente quando elimineranno chi lo ha inviato. Sto scherzando, sto scherzando. Obsidian non è Assassin's Creed. People don't like you very much, do they? Oddio, Obsidian non è coso. Sent here to the living Oddio. lands by an emperor who couldn't bother to come himself. Ci sono anche le pistole. I lizard è mio. Investigate some È plague mio. that seems to be corrupting. Dimmi che posso fare la razza non umano de merda e ci giochiamo. You want us to trust you. Ok, no, c'è un ragno. Zenki non lo giocherà mai con me. You scare us. Tra l'altro bastardi a metterlo nel trailer. Bastardi. Veramente bastardoni. The power you wield. Ragazzi, ma sembra coso. Sembra Skyrim. Cioè, no, due armi così, le magie che si vedono con le mani davanti. Sembra Skyrim. Or destroy us. Con 14 mod addosso. So now that you have all Ragazzi, ci sono i lizard. Dai. Dai. what are you gonna do with it? Allora, il trailer è più epico, la musica ti sta pompando di quello che è in realtà, ok? Cioè... Avowed, vabbè. È sul Game Pass, quindi lo proviamo. Quindi lo proveremo, è sul Game Pass. Però non mi aspetto... Non mi aspetto chissà che cosa. Finché è gratis lo si prova tutto, ragazzi. Ma Payday 3... Nelle profondità del mare di Sea of Thieves, in engine footage. Vabbè,
aggiornamento di The Legend of the... Hanno fatto la cooperazione, eh? Che bello! Io non ho mai giocato a Monkey Island, non mi sono mai arrivati a casa. Però so che è un franchise molto amato. E sono pirati. Bravi, bravi. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a Ma chi Tish? Ma dove? And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. LOL. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Non legge i nomi del libro. Vabbè ragazzi, è il titolo di un gioco. Posso credere. You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. Vabbè. Non lo giocheremo. Ok, no. Però bello, c'è una bella collaborazione. World Premiere. Gioco nuovo. Ed è da Xbox Game Studios. Finora sono gasatissimo, Vegas. La prossima generazione di Microsoft Play... Ah! Vabbè, sempre Flight Simulator, però... In-game footage. Ok. Ma sarà un DLC di... o un nuovo gioco? Io manco sapevo che c'era Zenki. L'avrò visto e me lo sarò dimenticato. Ma questo Tish, perché di là c'è Geoff, il presentatore, deve farsi vedere. Deve mostrare a tutti quanto ce l'ha grosso, capito? Raga, ma è un nuovo Flight Simulator questo, è nuovo. Cioè non c'è sta roba qua che puoi riparare e salvare le persone in Flight Simulator. Mi pare. Questo qua dicono che è bellissimo in realtà virtuale, in VR. Dicono sia splendido. Che figata però. Che figata. Ah, proprio Flight Simulator 2024. E sta sul Game Pass. Bello. Ah, per chi piace è suggestivo. A me non fa impazzire, però... Non è un world premiere, si conosce già. Ma sbaglio o è poppato... Ah no, in arrivo sul Flight Simulator, ok. Non so da quale franchise venga. Ah, lo so, Dune. Ci ho pensato dopo le cose che sfarfallano. Perché ci fanno schifo gli elicotteri, quindi dobbiamo fare finta che siamo delle libellule. Va bene, cioè... Va benissimo, cioè... 3 novembre. Sarà l'ultima espansione prima dell'uscita di quello nuovo, immagino.
Hi, Melina here, speaking to you Ciao from our Melina! performance capture stage Sei amica di Malenia? where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. Oh! When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic Fermi. and massive action, where Senua faced off Fermi. against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Fermi. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Ovviamente. Questo gioco, ragazzi, è tanta roba. Tanta roba. Il primo non era, dal punto di vista del gameplay, non era emozionantissimo. Però visivamente si vedeva tutto, era tutto bellissimo da vedere. Questo forse hanno migliorato il gameplay. Sì, è un motion capture 1 a 1, Vegas. Infatti ci sono pochissimi personaggi in questo gioco qua. E sono usati col motion capture. Purtroppo, come sempre, non rende. Siamo a 2K però. Questo visivamente è incredibile. Bisogna vedere il gameplay, perché nel primo, ripeto, il gameplay era 4 enigmi in croce, tutti uguali. E fine. La storia, se vi piaceva, era bella, ma finiva lì. A questo se gli hanno dato un gameplay, tanta roba. Non so se sentite, ma l'audio è... Arriva un po' da sinistra e un po' da destra. Era un film interattivo, esatto. Esatto. Per metterti suggestione, Tish. Per metterti strizza. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? They are waiting. Tutto molto bello, però. Appunto. Si vedrà un minuto di gameplay. Uno, non chiedo domanda. Uno. Tocca. Ma non toccare, che fai? Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. She is ready. Go. Shh. Who are these around you, Senua? Io volevo vedere un po' di gameplay, però. Or those you Però uscirà su Game Pass. Mi devo recuperare il primo, allora. Mi devo comprare il primo. Tanto gioco costa poco. 20 euro. Forse meno. La lore di Warframe.
Ryuga! È un gioco sulle sbronze al mare? Lo voglio. È nudo. Bel culo. Lo preferisco più tragagnotto però. Doku da Doku. Non mostrare cose che sono su Twitch, ti prego. Grazie. Non ti attizzare. Oh my god! A stranger! Nandayo. Doukashita? Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか? Ah? Like a Dragon, Infinity Wealth. Non so cosa sia. Inizio 2024. Sempre Sega, tra l'altro. Sega ha fatto un botto di giochi questa. Sicuro 100% che tiene cosa attaccata al pisello. Probabilmente le palle. Quello è il... Conosco questo gioco, non ricordo il nome. Fallout? Fallout? No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to... Allora, test 6 non oggi, Tish. Prossimo anno. Devono far uscire prima... Non ricordo il nome. Starfield. Dopo che esce Starfield penseranno a quello. Che giocherò, ovvio. Ovvio. Se è brutto, Tish, bestemmio. Un gioco nello spazio di quella grossezza. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks. Vabbè, tu purtroppo, Zenki, non puoi dare un'opinione neutra sugli open world. Play it now with Xbox Game Pass. Vabbè, il DLC. Il DLC che uscirà sul Game Pass. Bene. Che non giocheremo perché il Fallout me. Tish, se non vedo non credo. Non ci credo che sono ben fatti bene. Oh no. Ah, è Capcom. Sta per dire un gioco con gli insetti in Giappone. E infatti è Capcom. Che schifo. È un gioco drogato. Che sta succedendo? Ragazzi, c'è un botto di roba, ma non c'è niente. Mi sa di tantissime cose a caso, una dopo l'altra. Guarda, siamo in Giappone, i fiori, le katane, i demoni.
Non mi dice niente. Un po' di gameplay. E tu salvi i tizi del villaggio in giro che poi vengono con te e combattono con te contro i demoni più grossi. Path of the Goddess. Dimmi che non è sul pass così non ho manco la scusa per provarlo, ti prego, porco. Lo proveremo. Ma tanto non c'è ancora da... Se di action la Bayonetta era molto più lento di Bayonetta Vegas. Bayonetta è velocissimo. Historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet. Questo era proprio a rallenti. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Forza E-Ray Motorsport, continues that tradition. Horizon, General Motors is proud Forza to 18, usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and sti General giochi, Motors are pairing their specie gli strengths ultimi in technical usciti, excellence and sophisticated modern design. a chi piacciono le auto sono bellissimi. And bring that experience to gamers. Hanno un livello di I'm dettaglio. thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. In game. Guarda qua. Dice non avrò mai un'auto del genere, però la posso provare in game. Un po' così però. Guarda che bella. Con le RTX queste sono spettacolari da giocare. Sì, ma non investire. L'hanno fatto apposta per far vedere il danno? Was your best lap yet. Va bene, cioè, questo non lo giocherò. «10 ottobre, adesso, cioè, fra un po' di mesi». È sul pass, yes. Bethesda presents in-game footage. Endurance, ambition, and courage. I am the one who knows. Non voglio dire nulla. Aspetto. Perché so dove sono. So. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Sarà un DLC. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. Avete giocato a Dragonborn, il DLC di Skyrim? Quando finisci nel mondo, quello della conoscenza. È quello, cioè. Non so se è la conoscenza, mi ricordo. Sarà un DLC.
Purtroppo non ricordo i nomi dei signori dei Daedra. È il suo regno. Lo dice con gli occhi, quello là. Carino. A chi piace, insomma. Purtroppo l'online io quello là 0. Vabbè. Sappiamo cos'è anche questo, ma a me non interessa purtroppo. Questo agosto. Quindi now. Ma è il... no! È il single player. No, hanno detto che non lo facevano più. Si sono presi tante merde per aver detto che non lo fanno più. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. No, ma io sono contento, raga, cioè... No, questo è PvP. Co-op event. Vabbè. Missioni della storia, l'hanno messo veramente. Ma allora perché hanno detto che non lo facevano uscire più? Cioè, si sono presi tanto di quella merda quando hanno detto che non l'avrebbero più fatto. Vabbè, cioè, a me fa piacere, cavolo. Anche Shingo non farà piacere. World premiere. World premiere. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? Passiamo al prossimo. They're attacking us. Our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps. È il Persona 5 diverso. The Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Di Android e iOS su Game Pass. E invece no. Day One col Game Pass. Di nuovo Bethesda? Paura. Questo è in game. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Beh, così è Starfield. The wonder is, ma era necessario farlo 2 volte? is so vast, but that we have measured it. Lo so, ma siccome c'è proprio l'evento dopo, aveva senso far vedere, vabbè, diciamo di sì, visto che dovrebbe uscire la data precisa, che è settembre. Notare
notare. Hanno scritto dai creatori di Skyrim e Fallout 4. Ma non Fallout 7. Niente, sto zitto. You're part of Constellation now. Part of our family. Allora, una cosa che non mi era piaciuta di Starfield quando l'ho visto all'epoca, le espressioni facciali facevano cacare dei personaggi. Ma se quello è l'unico problema del gioco, onestamente, i bug cominciano già dalla presentazione, voglio far notare. Un'altra cosa che mi aveva fatto schifo sono i combattimenti, lo shooting. Lo shooting faceva schifo e l'IA era ancora più penosa. Ma se l'esplorazione nello spazio e le quest sono belle, gli perdono tutto. Tutto. Perché l'IA nemica era imbarazzante. Era imbarazzante. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Dammi la data. Settembre, quando? Giorno. 6 settembre. 6 settembre. Ovviamente su Game Pass. Ciao Lore. Non solo questo Star City che costa meno, ma che esce, lollo. Ma che esce. Nuovo gioco, fermi tutti. Ho finito l'acqua. Nuovo gioco. Low poly, sembra. Sì. Era un gioco esplorativo di scalate. Che paura, che paura. Sono case abbandonate? Penso di sì. Ma non c'era un ascensore, no? Cioè, che paura. Don't nod. Ah, questo è il gameplay, questo è il gameplay. Quindi proprio scalata, ok. La qualità non è quella finale, in game footage, ok. Ma il pupazzo è uno scroto con... Vegas. Abbiamo un poeta. Boccaccio la chiamavano, giusto? Dolce stil nuovo. Giusante. A breve. È uno spermatozzo con gli occhi. World premiere. Raga, sembrava carino. Cioè, un platformino bello. Senza nemici, probabilmente sotto esplorazione. L'acqua è molto bella se è in game.
Non credo sia in game. Non esiste. Questa è la grafica del gioco. Raga, ma è un horror. Ti prego, no. Still wake the deep. Mamma mia. Game Pass, inizio 2024, madonna. Si è visto niente, Però è un horror. Quindi la ragazza che c'è nelle canzoni lo-fi su YouTube è lei. È uno psicologico, non ci sono mostri, non importa, è comunque un horror. Mi cago sotto, lol. Ma passa da 2D a 3D? Sembra? Nuovo giorno, nuovo dungeon? È un'avventura, una mega avventura. Lo stile è carino, però non sembra molto Dungeon of Interberg 2024, non sa, sul Game Pass. Scusate. Non mi sembra molto fluido, purtroppo. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Esatto. Phantom Liberty. This new adventure reunites Peccato, ragazzi, Cyberpunk, peccato. And introduces Idris Elba as no, è il DLC, lollo. Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. E si spera tantissimi bug risolti, Keanu, si spera. Just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Ha detto non vedo l'ora di giocarlo con voi su Xbox X ed S. Il resto non esiste. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. Io, raga, questo Cyberpunk lo voglio giocare, ve lo giuro, unicamente per vedere la città di notte. Lo voglio vedere con l'RTX al massimo e vedere proprio il massimo possibile. Magari da sparare come shooter è pure bello. Come GTR ha toppato tantissimo. Ha toppato male. Cioè è più un GTA, per farvi capire. Fatto peggio, purtroppo. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Fred! Ci sarà la data di uscita? Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. I need to know if you're with me.
Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. Vabbè, credo che il gameplay sia lo stesso, cioè hai aggiunto un pezzo. 26 settembre. Ok. 26 settembre. Xbox X adesso. PC no? PC no? Non saprei, dici. Every road. Ogni casa. SimCity 7. Ogni grattacielo. Rotatoria, le odio. Non è vero. Distretto. Ogni città. Sono niente senza di voi? È veramente SimCity? Raga, ci ho preso? Ti prego. L'ultimo che ho giocato è il 4. A me era piaciuto tantissimo. Ho giocato fino allo sfinimento. Avevo il CD originale di SimCity 4. Sempre se quello, O CD Skyline. Boh. CD Skyline 2. Niente. Vabbè. In arrivo sul pass. Questo me lo gioco per conto mio. Guardate che sono un po' un maniaco del controllo, quindi metto cose in ordine, ci costruisco le città, no? Dai, ci sta, carino. Ed è tutto sul Game Pass. Cioè tipo 2 giochi finora erano sul Game Pass. 2. World Premiere. Ma è tipo il terzo gioco di Atlus oggi, Oh no, è giapponese. Ecco. Ho perso interesse. Grafica stile anime. Dai creatori di Persona 4, 5 e qualcos'altro. E dai creatori di. Quindi è Persona 5.1 Unlimited. Ci sono anche gli animali, potrebbe essere 5.2 allora, loro. Non stiamo qua a sindacare sul punto. Metapor. Cos'era? Metapod. È un Pokémon. Metafor. World Premiere. Un altro gioco di cui non mi interessa niente. Re Fantozzi. Odio il brand di Persona. No, io non lo odio Strong, però non mi piace. Dai creatori del saga dei banner. Humanity's cities have fallen. I cazzi loro. Our people's only means of survival È rubare. is to seek sanctuary Ah, here. no, ok.
in the belfry. Che bello. Che bel design. You must explore this world Un po' meno adesso. to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Avventura Coop! Ciao Shingon! Hanno presentato 4 persone a Shingon. È la modalità storia in Overwatch. Ma è un misto 2D 3D? Sì, ma ragazzi... Together, you can save humanity. Towerborn 924. Non mi dice niente, ma se sul pass lo è, lo giocheremo. Lo proviamo. World Premiere. È dalla Xbox Games Studios. In game? Ok. Carino l'impatto. Lo stile mi piace. This city is a miracle of progress. In teoria Sidish. È Premiere. No vabbè, ma che figata è. Per camminare sempre sul tappeto rosso, no? But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, le armi steampancose mi piacciono un botto. if you alter our È uno shooter e basta? if you threaten what I have, Contro un cattivone? there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Addirittura? Distruzione ambientale per... Cosa sta accadendo? Oh no. What did I do? No, ok. È un gioco con una storia lineare. Before my friend puts one in your scalp. Clockwork Revolution. Ed è sul Game Pass. A tempo debito, quindi arriverà fra 3 anni. Vabbè, almeno sappiamo che è sul Game Pass. Thank you all for joining us. È Today finito. is a special day for me and the team. I'm excited to Phil see Spencer, 11 games showcased il mega from CEO, our esatto. first-party studios. We opened with Fable from Playground Games. Madonna, quanto voglio which will giocare bring the Fable. franchise into the modern era while Madonna. staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Va bene. Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners.
like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, ᴥSeguimi, Path of the Goddess from Capcom, and questo more in Persona bruttissimo. games coming to Game Questi Pass bruttissimi. thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantasio. It's great to be able to share what is next from the creators of Persona. Metaphor Refantasio. We are focused on putting our players and game creators Ciao Danny. first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes Vi to dovete our fare consoles, perdonare parecchie we have cose, heard your feedback on amico two mio. fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Per me Series Payday X, 3, Danny. making it Per me easier for Payday fans 3. to find globally. Non me l'aspettavo. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Esce la serie serie Xbox Serie S più. Con più spazio di archiviazione. Vabbè, adesso con 1 terabyte di hard disk. Ma allo stesso prezzo non credo proprio. È diventato uno stereo. $349? È uno stereo. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Il gioco più grosso che abbiamo creato. Bethesda, però sì. Bethesda. Ragazzi, accendo il forno intanto io. Perché sono le 8. Prossima luce sarà in forma semi-umana. In forma di lupo bipede sarà. Un'altra oretta, Vegas. Un'altra oretta. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to In make teoria faranno vedere del gameplay. Thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we L'armatura often talk daedrica. about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. No, Tish, perché quello è ancora in sviluppo. Questo sta per uscire, capito? We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Ma parlarne basta, no? Starfield is our first new universe in game. In over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Ragazzi, ho la pelle d'oca. Ho la pelle d'oca. Non so se si vede. It's not ours. It's yours. And it wasn't until now that we had the technology. Io volevo un No Man's Sky così. From the rocks at your feet to the mountains in the distance. Con una storia bella. To the people and creatures that live in these worlds.
That isn't just a backdrop. Ma l'universo è vuoto, Tish. Orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Che spettacolo. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Ok. Quindi proprio Skyrim nello spazio. Questo è il nome Sky 100, questa roba qui. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Questo è il nome Sky 100. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. Il mining di... No, raga. Ragazzi, l'IA dei nemici è merda. L'IA dei nemici è merda. Ma da Bethesda non mi aspettavo niente di meglio, onestamente. Purtroppo. Cioè, i nemici sono... niente. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. Ci faremo grossissimi, ragazzi. Ci faremo grossissimi. Obsess over food. Erano insetti quelli. You can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. La nave personalizzabile. Raga, la nave personalizzabile. Cioè io sboro, cioè ce la faccio. Majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast, that's where the visual interest is. Lo so, Danny, ma perché in sviluppo da un botto di tempo, capito? And then punk, which is all about style. You can see that visual style coming through. Cioè nel complesso è bello. Nel complesso è bello, però cioè, la navicella è fantastica. La navicella è fantastica. A terra molto meno. E guarda che dettagli. Madonna, mi sto morendo. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but Saturno è quello. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Madonna mia. Here you can plot a course to ones that are light years away. Ho una paura per i procedurali. To fold space and jump to these systems. Ho una paura. To upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. No, vabbè. Avranno fatto un taglio o avrà caricato qua? Boh. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, secondo me l'ore are guided upwards to tranquillamente 150 giga, tranquillamente.
It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. Madonna. So the main focus when we're designing a city is obviously what Non ce la faccio. supports the story. We try and tell as many small stories È campo di Warfare, è vero? A colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Sì, sì. Quelli più importanti anche delle queste principali sono fatti a mano. Allora, il problema non è il procedurale, perché se li dai in pasto a una buona IA, programmata bene, il procedurale è ok. Io spero lo abbiano fatto, capito? By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. Perché tu sei il prescelto. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's Visto, le espressioni facciali non esistono. intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Matteo, the theologian, Matteo who believes that there's definitely something else out there. Noel, è un teologo. a gifted scientist and Sarah Lo Morgan's elimineremo. protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. Dillo con una vera faccia, vabbè. Many you'll embark on. The settled systems No, raga, che is home to all spettacolo. kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Fa che sia veramente così e che non gli fanno un downgrade, ti prego. Per favore, cos'è quella roba? The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. Tish, in teoria sì, perché è un GDR Bethesda. Cioè, se non ha sta roba mi incavolo. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day. La città di Sidonia! Oh no! For the United Colonies. La città di Sidonia su Marte! Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Su Marte fortuna non lo so. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Che bello, ci sono più città, non ce n'è soltanto una. Grazie. Grazie. Avevo sta paura terribile. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled system. La città cyberpunkettosa. Almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Cosa sto guardando? And brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. I Cobra. Ah no. Il Great Serpent. Shall be made dust in time. Sì, ma devi dirmelo con... Face. This is the face of a brave runner. Devi dirmelo con un'IA decente. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. Vabbè, qui adesso sono tutte le varie fazioni del gioco. It's all there, waiting for you. C'era anche una spiaggia.
So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. Ok. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces. Speriamo che ethnicities, and by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed. Sì, speriamo che i tratti siano interessanti e che servano veramente in game. I tratti del tuo personaggio, intendo, no? Che puoi dirgli il background, no? Spero che abbia un senso in game. Che non sia cyberpunk, per intenderci. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. Grazie. Know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Ah, ok, è così che inizia il gioco. Ok. Ok. Poi scegli se farti muscoloso e crasso, come giusto che sia. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup blemishes. La barba è orribile come su Warframe, vedo. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just La barba è how you orribile. look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Eccoli qua. Il background e dopo i tratti. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. Ok, quindi qualcuno sa quello che fa, cioè il tuo background. Ti prego, sì. Ci saranno quest uniche per i vostri background. Ti prego, ti prego. And they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to Ah, è perché hai scelto un tratto che, ok, che c'è il fan. I've got to have every molecule. Non lo voglio, ti prego no. have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Ma veramente? Se scegli il tratto dei parenti, c'hai pure i parenti. No, vabbè. Ti prego. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. Ok, quindi ogni tratto ha dei lati positivi e dei lati negativi. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another. Adoring fan, no, ti prego. Gli ha sparato! Era tipo un flusso rodato giù dalla collina. Quindi c'è il fuoco amico. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point. Esatto, beh, ogni livello vi dà un punto. Per le abilità. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. E i gradi si sbloccano, ok, con delle sfide. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks. 5 alberi di abilità e 4 per ogni albero. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Puoi controllare la mente degli alieni con questo? No, vabbè.
Il punto per il jetpack, d'accordo. Maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. C'è anche il borseggio. About being stealthy. È proprio Skyrim nello spazio, ti prego. And then jumping out and springing on. No, beh, Alien. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue. Poi con la persuasione. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Ragazzi, li ha dei nemici e lo shooting sono pessimi, sono pessimi. Ma tutto il resto sembra bellissimo. Dovrei girare la salsiccia in forno, ma voglio vedere il gioco. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life. Sono sistemi stellari con nuove forme di vita, risorse e avventure. Our team worked hard. Non lo farò, Tish. Sono qui con voi per questa esperienza bellissima. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Bravi. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. Ti prego, Bethesda. Into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, chissà cosa si potrà fare fuori nello spazio. Whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Sembra comunque troppo grosso come gioco, sembra troppo grosso. Sembra troppo grosso. E che bello che la nave, man mano che la personalizzi, cambiano i controlli, cambia tutto. Thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. Spettacolo. Something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. Ovviamente, certo, è pure. It all starts in spaceports. È pure la gente dentro che te la gestisce la nave. Has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. You have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. E in alto a destra non lo vedete, ma c'è quanto gli costerà questo lavoro. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying. Certo, in base al modulo che metti c'hai quel pezzo dentro la nave. Bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds. Il nostro orbiter, ma meglio, Tish. Perché te lo fai tu.
Non c'hai Cal nel giardino che ti rompe i coglioni. Che fa... si mette lì, no? Ti parla. But with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And che while hanno you can build fatto? your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead. Si aggiungono, esatto. Each companion comes E with ognuno their own ha i suoi valuable skills for your tratti. ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on Ragazzi, sembra il gioco perfetto per me. Sembra il gioco perfetto per me. Potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. Bosco è il robottino nostro. Around the core basics of Hanno preso a modello un robot della NASA per farlo. Raga, un attimo che giro la salsiccia, I still want to give it almost a No, human mangio niente, personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel. Giuro che sto guardando, and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Che hanno detto? Che hanno detto? Io vedo questo trailer, primi convinto che non lo comprerò neanche il suo. Vabbè, Zenki, non è il tuo tipo di gioco, cioè è un open world, che gli vuoi dire? Anzi, è un open universo. Che gli vuoi dire? And that is really cool for us as developers. È tipo la massima espansione di open world che possa esistere. And you should feel like you're in complete control every step of the way. Però sembra veramente figo, raga. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting Cioè sembra avere anche il combattimento che c'è boosting power to your engines, negli Star Wars, no? powering up the ground drives will shorten the amount of time. E da quando ho visto il primo Star Wars che voglio giocare una roba del genere. Cioè You should always be on your toes because you're not alone out there. Comunque avete visto in basso a sinistra ha messo le statistiche su altre cose, non so cosa, poi andremo a leggere poi in game, per aumentarsi il laser, l'ang, non so cosa sia, lo shield, la gravità, non lo so. Will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Lollo finirà fra mezz'ora. Un'ora durava questo evento. Alle 9 finisce. L'IA nemica è sempre il punto debole, secondo me. È sempre il punto debole per me. Però io open world non è un genere, Zenki. Roguelike e sportivi sì, open world no. Open world è una scatola. E tu puoi fare un roguelike open world
Ancora uno sportivo open world. Open world è una scatola. Quello che gli metti dentro sta lo sviluppatore. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Cos'è? Un nostro cantiere. Maybe get talked into buying a whole new ship. Ma quanto peserà sto gioco, raga? Cos'è quel tatuaggio osceno? Cioè puoi entrare anche nelle navi degli Come fai? Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters. Io pensavo 150, ma possibile che c'è tutta sta roba? Inizio a barcollare. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now mine. Skyrim pesa 24 giga. Skyrim non conta, Tish, c'ha 20 anni, 15 anni. Che sta succedendo con sti panini? Taking things from people as quickly as possible. Che sta succedendo? Might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. Non lo so, è Chicago Bulls. Chicago 23, Danny. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about È il tipico gioco Bethesda in tutto e per tutto. Però 10 volte più grosso. Allora, se gli unici problemi sono le facce degli NPC che fanno cacare, l'IA nemica che è come se non esiste, sono in modalità storia, sono i nemici, cioè non ti guardano. E quello. Un'altra cosa, è lo shooter, ma il resto è quello che sto dicendo adesso. Diventa il mio gioco preferito. Diventa il mio gioco preferito. Ciao Lore, buona serata. We're giving you a massive playground and a ton of toys and just setting you free. Raga, pesa 150 giga Warzone, 150 giga li pesa Warzone. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds and we love the Sì, ma io voglio immergermi, Zenki, in questa cosa. With our collector's editions. Voglio immergermi in questa esplorazione spaziale con la mia nave che mi costruirò io e farmi giri in giro. Poi per carità, a una certa mi annoierà, perché è palese che a una certa mi annoierà, è ovvio. Però finché ci sono le quest da giochicchiare, io sono contento. Questa è la Collector Edition. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy. Ma che figata è? Ma stai scherzando? And the overall functionality and believability of this as something that Ma c'è anche l'orologio. in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Scusa, quanto costa la Collector? Non ce li ho i soldi, però quanto costa la Collector? Amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's Ha il design semplice che piace a me. And not only that, ed è pure LGBT. Created the first ever custom headset with Xbox. Quello non mi interessa. And this is a perfect pairing with that controller. Ragazzi, Xbox
Microsoft ci sta investendo un botto su sto gioco. Ci sta investendo un botto. Gravisalto in 3, 2, 1. Raga, speriamo. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. 100 e basta. Devo guardare poi da me. Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Pianeti eccitanti vedremo. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content. Se è generato bene, sì, ma ho paura che non sia generato bene. Quindi il pianeta è generato proceduralmente, ma poi hanno messo loro cose sul pianeta. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting Bethesda, ti prego. Their habitat isn't far from Bethesda, ti prego. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Sì, potrebbero persino Tish fare dei nemici con una IA decente, pensa un po'. Guarda quanto è stupido. Con la pistola in mano che ti corre in faccia. Guarda quanto è stupido. L'IA nemica l'ho vista già l'altra volta. È ridicola. Ridicola. Peccato. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. Vedo che si raffredda. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even non vedo l'ora di fare quello che loro hanno messo. Forse. Ah, ma quello è palese, Zenki. Ma quello è palese, secondo me. You can get è il minimo. And rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. Io c'ho il dubbio che tutti questi alieni bellissimi a una certa diventeranno ripetitivi. Loro dicono di no. Loro dicono di no. The goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Vabbè, abbiamo capito che l'illuminazione vi sta molto a cuore. Per come la penso, posso fare una IA procedurale? Ale, potevano fare tante cose, ma Bethesda con l'IA non è proprio il massimo, After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built Ale. Era palese che dice adesso l'ha scritto. Era palese che schifo era per gli insetti. Filling all different purposes. You can even live in them.
Assign crew and companions to work at your Erano tipo gli insetti che c'erano, che ci sono nel nostro mondo, però più grossi con più zampe. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle. E si può anche costruire, sì. Or you can now use a top-down isometric camera. Come in Subnautica. Questo è uguale a Subnautica come costruzione. E voi sapete che io impazzisco a queste cose, io impazzisco. Ma che bello. Voglio una cosa del genere, però con tipo sulla luna, madonna. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already. Ciao Vegas. Ci becchiamo dopo perché alle 10 c'è un'altra live che mi interessa seguire e ce la seguiamo. Il PC Game Show c'è. A selection of grips and barrels. Different ammunition like explosive rounds. Vabbè, qui ti puoi creare... Ti puoi creare personalizzazioni per le tue armi, anche munizioni esplosive puoi fare. Che bello che è il coltello. No, domani non lavoro, Zenki. In realtà non lavoro tutta la settimana prossima, quindi... Riprendo lunedì prossimo a lavorare, non questo. Purtroppo. A meno che non mi chiamino nel frattempo. I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors. Spero che anche il sound delle armi sia fatto bene. You may need to switch things up based on your environment. Figata. Gravity is different for each planet. La gravità cambia da pianeta a pianeta? Ma ce lo dice in basso a sinistra quanto cambia la gravità? No. No, però ci dice in basso a sinistra c'era un simbolino che sono radiazioni su quel pianeta. Questa è una cosa bellissima. No, non ci credo che sono riuscito a fare sta cosa. In ambienti con gravità zero, sparando ti fa andare più indietro, ti dà il rinculo, ti fa muovere. Quelle laser no, invece, perché non c'è uno scoppio, non c'è... No, vabbè. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer. Io ho paura che... Però ne stanno parlando adesso, stanno facendo vedere. C'è una data di uscita. Però ho veramente paura che sia un flop, raga. Speriamo di no. Speriamo di no. Guarda i nemici che ti guardano. Chi è quello? Ha ammazzato il mio compagno. Oh! Ed sai cosa sono? Non questo, non parlo. Non ho capito. Sei stato licenziato? Pensavo che fossi... Che avessi finito comunque, no? O sbaglio? Non ho capito. Non ho capito. Sì, Tish, io spero che questo qui non sia Cyberpunk 2. Capito? Cioè il bug sarà pienissimo. Che sta facendo? Chi sei Dio che cammini? Che è successo? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. Libro del mio lavoro e non sono solo licenziato, ma in che senso? Perché è finito l'anno, non ho capito.
When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a Cyberpunk veniva parlato da Skyrim, ma era più simile a GTA invece. All of them putting something special of themselves. Era più simile a GTA. So let's hear some of their favorite moments. Più brutto però, più brutto. Visivamente è più bello, da giocare è più brutto. Quindi in generale è più brutto. Perché la grafica è bella fino a un certo punto, cioè io voglio giocarlo il gioco. Ah, per la quantità di bug, io dicevo per gameplay. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about Ragazzi, devo smettere di usare il forno per cucinare. Every time you step out on a planet, it's a unique experience. Che bello. Ti puoi personalizzare la nave. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. La voce è a forma di drago, raga. Con le ali. I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. Ma aveva un tatuaggio qua lui. Qua, in questo Some people punto. might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. Che dolore. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. È quello che hanno detto su Cyberpunk. A Night City puoi essere quello che vuoi. Ho paura. Ho paura. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield. Sì, Miche, perché era un'ora di evento su Starfield. Perché il prossimo AAA che esce Microsoft. Bethesda. Ed è letteralmente una nuova IP Bethesda da 25 anni a questa parte. Quindi tanta roba. Nuovo mondo, più che nuova IP, nuovo mondo. 6 settembre 2023. Esatto. Il giorno dopo del compleanno di mia madre. Devo chiederle se me lo regala. Per il suo compleanno. Ovviamente. Day One col Game Pass. Io voglio farmi una base su un pianeta di quel tipo là. Voglio farmi una base con quella visuale tipo di un pianeta di lontananza. Quindi lo skipperò. Vabbè. Nessuno è obbligato a comprare giochi, Michele. Raga, questo showcase Xbox in generale bello. In generale bello. Devo provare i giochi perché da vedere sono belli, ma poi magari sono delle cagate, quindi devo vederli. Guarda Tish, a settembre fa il compleanno Shingon, mia madre, mio padre, mio cugino e Zenki. Cioè tutti a settembre. Tra l'altro. Brava Xbox. Brava negli annunci. Poi vediamo i giochi. Alexa, accendi il divano.
4, 3. Una cosa che non piace dei manhwa, sono i nomi coreani. Perché non riesco a impararli. Son Shin-wo, non capisco. E li dimentico subito. Hey, Frankie. Hope I'm not interrupting anything. Quanto cringe questa intro. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023. And I kind of want to make a few updates. Sure. I mean, it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with the biggest studios, crazy good giveaways. What more can we add? Well, look, I don't want to get into the, detail work, the minutia, the fine print, the ethically sinister motives behind true innovation. No, Frankie, what I've realized is that I can't do this show without you. Oh, sure. Or at least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan. Raga, non li sto seguendo perché aspetto i giochi. Also, I brought in some new assistants, to help. Per quanto possa essere carina questa sceneggiata non mi interessa. Avete pazienza. Great if they could just stop by your place in little old London town, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther and Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Param. Are you Sean's guys? Mr. Sean, Raga, cosa sto guardando? You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary? He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. A majestic horse. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year. Sto cringiando. No hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary, and all-round good guy. Son of a... Praticamente l'hanno licenziata per fare una copia di sé con l'IA per sostituirla nel PC Game Show. Questo era il senso dello spettacolino? Oh, hello there everyone and welcome Ciao. to the PC Gaming Show 2020. Quanto odio i maglioni a collo alto, voi non avete idea. Just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I am standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how the show is made. Production crew, ditched him, don't need him. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. Vedi, avevo ragione. A virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And what do you have lined up for us? Tutti con la felpa. Può essere che, essendo loro americani, hanno i mega impianti climatizzatori a meno 14 negli studi. Ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I've devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to A me importa del giochi, non del cringe. You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. Frostpunk 2. First up, from 11-bit studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2. Oh, vediamo qualcosa.
11-bit Studios presents. Ambition. Ti prego, gameplay, non cinematica, gameplay. It's restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time. Direction. Cinematica. Non mi sembra un di gioco. But for every man who fulfills his calling, Quanto odio sti annunci così. left with nothing. It's them who knock and open the door to hell. Non hai fatto vedere niente. 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 Non hai fatto vedere niente. Add to wishlist per una cinematica. Ma va a cagare. Allora, questo gioco qui è molto famoso no, però è famoso perché è un gioco dove la fisica è reale, un po' come l'ultimo Zelda, ma meglio, perché è anche distruttibile. E hanno aggiunto anche la versione di costruzione. L'editor gli hanno messo quando rilasceranno. Teardown, la creative mode, ok, 15 giugno, adesso. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right? Teardown è All right. è Minecraft con la fisica, praticamente. Ma con i cubi molto più piccoli. Featuring visceral combat and immersive exploration. Visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... yeah, it kind of just keeps going on like this. So, I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and... Ragazzi, sta facendo troppo il simpatico, non mi piace. Dov'è la ciccia? Basta... C'è anche qua sottotitoli? No sottotitoli? Meno 10. Cyberpunk. Low poly. Maybe you've been here before. That was just a dream. Now. Lei è Volvi 2.0? This is your apartment. Ah, non lo sapevo. Nearby are the heartbeat of the city. The street food smells drift Non lo through sapevo. windows and make your head swim. It's hard to sleep here. Your restless legs want to walk the busy streets. Let's È un Nivalis is a Sims? city in clouds. But Perché ti puoi vedere casa without a little rain. e vivi in questa città. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way. Non è low poly, è più pixeloso. So bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. Non ho capito ancora il genere. As your digital companion,
Ok, qui sei il capo di questo locale perché poteva scegliere la durata delle ore di lavoro dei dipendenti. È un GDR, quindi? Your choices matter, so choose carefully. There's a city you see when you close your eyes. It's called Nivalis. Consider this your invitation. Non lo so cosa pensare, onestamente. Non sembra male. Però non ho ben capito che devi farci. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defense. Però sembra che tu ci viva in quel mondo. Avevi la tua azienda, il tuo ristorante, no? Don't lose hope now. Red alert! Blast door sealed. Jump light report. Jump light calibration almost complete, Your Highness. Escape Pursuit Across the Galaxy. Scramble fighters. Difenditi dagli invasori. ETA on jump. Jump light in 5. Che questo è un simulativo nello spazio, però. Not today, Voltan. The Starship Adventure Sim, ok. Ciao Strong, eccoti. Non mi interessa. Hardcore Survival FPS Game. Tarkov, tipo. Non è il mio genere, però... Mamma mia, l'inventario è orribile. Molto Tarkov. Però a chi piace questo genere posso capire che magari interessi. Specie la personalizzazione, come la puoi fare, caruccia. La mia la fa schifo. Cioè, la mia la fa schifo. Road to Warstone. Vabbè. È palesemente un Tarkov clone. Age of Sigmar, Realms of Ruin, and Citizen Sleeper 2 Starward Vector. Failure to keep watching will lead to a personal system failure. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months off, and it's got il robottino. What other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts. Oddio! Utilize classic literature and an appropriate style of gameplay. Ora vediamo All se means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some more? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just... Il manuale mi dicevi, ok, poi lo guardo. A Metroidvania based on the Christmas Carol. I'm afraid you're too late. Un Metroidvania You'd be interested in Ebenezer. basato su Christmas Carol? Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. World Premiere. Londra, 1815. Non ricordo fosse così. Non ricordo fosse così Christmas Carol. Cioè, c'è il fantasma del Natale passato che lo fa sollevare. Come... Cosa diamine... Sono gli stand di JoJo.
Beh, Metroidvania, giustamente. Il combattimento non... Il movimento è figo, il combattimento un po' meno. Però in base mi piacciono questi videogiochi. Ma quindi qua il buono è Scourge? Cioè... Ebenezer Scrooge, esatto. Il protagonista è Ebenezer Scrooge. Invisible War. Carino. Dai, carino questo. Devono piacerti Metroidvania, però carino. Team di 5 persone? Entra nel Freyord. Ho già visto qualcosa di simile. Abbiamo già visto questo qua. O ricordo male, l'ho già visto. Abbiamo già visto, vero? Sì. Ok. Che mi ricordo sta massa di troppe persone a schermo. Non mi dice ahimè nulla. Ma quella era Malenia. Giugno 19, giugno 26. Come giugno? Sì. Cos'è? No. No, non dubito che ci siano persone che amino questi tipi di giochi, ma... No. Però è bello il cannone rosso gigantesco. Real Time Strategy Conflict. Dorf. Che nome è Dorf? Dorf looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games, I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Dorf isn't just about strategic balance of resources. Non lo so, Ale, ma non mi piace. It's a tipo game zero. about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. That's pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal, these perils eternal. Lord, heal me. Free me. Raga, io non... Io non... Inventario... Si chiama cugino quel boss. Housin. Ciao Evil, buonasera. Però ho capito. Non... È un tipo... Che è sta cosa? Non lo so.
Non lo so. No. Scroll of Satiety. Non lo so. Raga, io non... Sì, vabbè, puoi prendere questi scroll, glieli aggiungi alle tue armi e te guarda, dica. Dica. Ma perché i titoli scritti così male? Sulfur, va bene. Sto carattere, non capisco. No, non è brutto, Zenki, però non mi interessa. Grazie mille, Evil. Grazie mille. È vero, ti sei fatto il Prime. Grazie mille, Evil. Grandissimo. Together, we'll make it the best shop the island's ever seen. Un altro simulativo. Nice work. Keep this up. Chi l'avrebbe mai detto? Maybe your own district. Welcome to Karzai Village. Però lo scritto è più carino. Cosa diamine ho visto? È tipo My Time at Port, sì. Sail Blazer. Can't you feel the love in the air? Persona. We're going out on a date. O comunque un gioco basato su un anime, ti prego, no. I freaking told her. What are you gonna do? Cos'è un date simulator, ti prego? Infection continues to spread across the globe. What is going on? I mean, the infected, the wall. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. No. Ragazzi, sono rimasto senza parole. Cioè... But I can teach you a couple of things too, you know. We're all going to die. Wait for me. Guarda che l'abbiamo visto l'altra volta. I want to wake up. It's not over. Not yet. I love you. Save your date. Save the world. Eternites. Pre-available now. Vado subito, ragazzi. Preordina. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't Ma get perché me ogni wrong. volta che parlano devono avere un orgasmo? And sure, big Giappone. is fumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying, Non avrei saputo spiegarlo. medieval times when we were plowing our own Meglio. fields, treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval Sto cringiando. must-play, PAX Day. Let's take a look. PAX Day. Finland, è un castello, più o meno. Una roccaforte. No, Michele, non è che in Giappone parlino così, però gli anime, specialmente dove c'è un certo tipo di narrazione,
dove c'è ragazza innamorata di ragazzo o roba del genere, fanno quel tipo di imbarazzo, la parola corta è imbarazzo, proprio imbarazzo. Alpha Build, almeno l'hanno scritto. L'acqua però è carina, l'acqua è molto carina. Grazie mille, Evil. This is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real world mythologies. So we go very much into the roots. So we're using a lot of. È un mondo fantasy. Hanno voluto creare un gioco fantasy, ma sono d'accordo con te, Michele. Sono d'accordo con te. Io ho smesso di guardare un certo tipo di anime, tipo Slice of Life, una cosa del genere, perché è eccessivo. Eccessivo. Da ragazzo ne guardavo spesso, ragazzo, 10 anni fa, ne guardavo spesso queste cose qui e sono arrivato a un certo punto di proprio odiarli tantissimo. Il colpo d'occhio è molto bello, l'acqua è molto interessante, molto carina l'acqua. Buona la Fanta, confermo. L'ho comprata stamattina alla Lidl, era in sconto. So there's multiple types of ruins. There's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the lore fondamentale, ma lo specchio? Quale specchio? Itself, so you will be able to find and examine things and actually then find snippets that help you find other places. Allora è un alfa, quindi comunque la barra della vita merdosa in basso, grossa in quel modo, non mi preoccupa. Però l'insieme, ecco, mi piacerebbe avere delle ombre più dure. È troppo pulito. È troppo pulito. È veramente troppo pulito e spoglio. Però è un alfa. Quindi va bene, cioè, se lo sistemano, se lo puliscono, ok, cioè, aggiungono cose, va benissimo. Puliscono intendo sistemarlo, perché ho detto è troppo pulito e dicono lo puliscono. Hai capito? Should you find people who actually help you to do that? What we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually, just going out to the wood and quello non so, Ale, dipende del gioco quanto è pesante, se lo possono fare o meno. Actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the kill production. L'HD è orribile, l'HD è bruttissimo, però è un alfa. From the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are no, è online. They will depend on the other players as well. PvP? No. Sì, ho visto, l'HD si muoveva. The lore of PAX Day is very much inspired by real-world folklore and fairy tales, with of course the caveat that in PAX Day this stuff is actually literally real. The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, handles about. Sì, però basta, nel senso, l'hai presentato, stai lavorando, è un bel lavoro. Mi hai detto cosa ci sarà dentro? Prossimo gioco. Basta. Sì, si è detto Fairy Tail, ma non l'anime. You will find the spirits of the past. And the deeper you go, the more mysterious and strange it becomes. Ti prego, no. Anxiety with my presence. It might help to try reframing those stresses in a positive light. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite. Raga, in mezz'ora hanno fatto 5 annunci, 6 annunci. Destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice?
Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart Mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. Stampede Racing. Beh, World Premiere va bene, va bene. Non quello è il nome. Sumo Leamington. Sì, di corsa, ok. Stampede Racing Royale. Ma è un tag team racing. Crash Team Racing. Con i personaggi anonimi però. The Wildest Racing, certo. Molto wild. Si vede. Ragazzi, le macchine sono lente. Sembrano lentissimi. Sembrano lentissimi. Va bene. For Master Horizon 2, The Search for Life, Pre-alpha. Style and authenticity to faithfully Pre-alpha. represent all the incredible vehicles used in space exploration. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have Hanno messo anche industry professionals to make sure that the gameplay reflects i pronomi. Non so quanto sia importante, visto che non dobbiamo parlare con loro, però va bene. Mars Horizon 2. Non si è visto niente. Ci andrà su Marte. That's debatable, Sean. What? Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be a they're fun producing build. some troubling DPS simulation. Fascinating. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. Ok, il gameplay di Path of Exile l'abbiamo già visto durante il PlayStation Showcase, mi sembra. Sì. No? Non era il PlayStation Showcase. L'altro giorno, cos'era? Non mi ricordo. E il Diablo... E il Diablo clone. Summer Game Fest. Resisti, Ale, come siamo resistenti tutti gli altri. Che schifo. Vabbè. Avevo già visto qualcosa, quindi... Esatto, 28 luglio se ne parlerà di più. Quindi non si sa comunque niente. In-game footage, work in progress. Hey everyone, okay. My name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining all the top action, exploration and a sense of wonder. We were always inspired by mysterious places frozen in time, that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and its unique gameplay opportunities. Praticamente finisci nell'isola di Jurassic Park. Installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features. Sopravvivere? Such as custom water effects and realistic vegetation. C'è un po' di distruttibilità ambientale. Gli alberi possono cadere, possono rompersi. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. Oh. I hope you guys are excited as I am. Ferocious. And follow the game on Steam. Oh, se è single player si può provare. Tutto in alfa in questa... To Islands of Insight, an epic shared non una singola, tutto in alfa. game set in a world of fantasy.
ancient wonders and natural beauty. Mi piace quel colpo d'occhio, molto bello. Mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover. Tu e altri player. All at your own Puzzle ambientali. Cancellato. Addio. Addio. No, 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 tranquilla. Va bene così. Mi fido. And solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks. Me ne rendo conto. Revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards. Fatico meno ad andare alla Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure. Of tranquility. Tranquility cosa? Che al terzo puzzle bestemmio. Cosa tranquility? Let your curiosity guide you through a world of wonders, where the answer Cos'è Ion? is always in sight. Tu e altri amici, venite qui a sbloccare puzzle. Tutti quanti insieme. No. No, raga. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while FromSoft is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Questo mi interessa. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. No, non è vero. Lord of the Fallen. No, ero convinto che parlasse del gioco di From. Vabbè. You'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Umbral Plane, where the ghosts of those creatures are trying to super. Invece non è Armored Core. Using the latest Unreal 5 technology, developer Hexworks has layered these realities directly No, on top of each other, allowing you è il nuovo Lord of the Fallen. Just try not to die in there. In the spirit of the Dark Souls games, failure will be punished. Adventuring in dungeons? Any idiot could do that. But managing an evil dungeon? Now we're talking elite. The Dungeon of Nalbuck is feared throughout the lands of Fang. It is an avant-garde evil structure, combining tradition. È il quarto gioco che presentano di questo tipo, il quarto gioco. The most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Va bene. Thanks to your boundless devotion, Va bene. Zangdar will become the greatest È un po' simulativo, non simulativo, gestionale. E devi anche andare in giro a... Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off. But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. I'll be waiting for you in Dungeon Master. World Premiere. Dai, un gioco bello che non sia in beta pre-alpha. Pablo? Oh no. Ho あなたのことはしっかりと見てる detto わよ。 Pablo, no. Si chiama Pablo, ragazzi. 何せあなたには Dobbiamo giocarlo この世界を変えてしまうような questo. 特別な力があるのだから。 No. 私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。
Sembra Darkest Dungeon. Mariachi Legend. Lady Death. Fantasia veramente qua. Ho appena perso tutto l'interesse che avevo nel gioco. Tutto. Ho perso tutto l'interesse. Sembrava quasi un investigativo, no? Niente. Di giocare Space Marine. No. Dovrei, ma non lo giocherò. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just Ragazzi, 20 minuti e finisce. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace Mariachi Legend? No, c'era scritto che adesso è in sviluppo. Adesso. Quindi è prima di pre-alpha. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host. Non ce la faccio più. Scagotto su di te, scagotto su Otomucca. Già oggi, Michele, ho avuto 3 momenti di scagotti allucinanti, quindi non mi ferisci così, guarda. Non mi ferisci così. Ragazzi, ho dovuto mutare perché... Alpha in game. Ragazzi, il PC Game Show è alfa. Alfa. Questo qui sembra Warhammer. Le armature almeno, quelle grosse. Solo quelle. Anche quelle non più. Anche quelle non più. Siamo tornati nel 2005, vorrei farvi notare. Si sarà annoiato Zenki, lo capisco. Presenti Ara del team Pala per il sacrilegio? Dopo le ultime uscite sulla storia Fury, ragazzi, penso che il sacrilegio sia l'ultima cosa a cui penserebbe, onestamente. Realms of Ruins, Warhammer. Ah, vedi, ricordavo l'armatura, vedi? Vedi? Open beta, 7 luglio. Vabbè. Chi vuole provare, 7 luglio è lì. Me ne rendo conto, Zenki. Prossimo anno non commetteremo lo stesso errore. No, get out! They haven't finished it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper. And yet, Questo? Here you are, risking it all to try and... I disegni mi piacciono tantissimo. Ma di che parlerà il gioco? È un gioco di scacchi, tenete conto? Un gioco di scacchi. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this.
And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! Molto sarebbe anche tosto da fare di collegarsi. Qual è il gioco? Esatto, perché lo stile grafico è carinissimo, ma... Citizen Sleeper 2. This is just the beginning. Quindi esiste un 1. Non ho capito. Citizen, lo cerchiamo. Citizen Sleeper, eccolo qua, 11,70. Vediamo il gameplay. Avventura grafica? Ragazzi, sembra un'avventura grafica. Mi hanno perso. Tiny Bud. Molto Fortnite. Sì, ma qual è il gameplay? Qual è il gameplay? Io voglio il gameplay. Ti prego, non mi dire che il gameplay è costruisci la tua nave, ti prego. Ti prego. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Arlo. Costruisci la tua vasca da bagno. Un furry, sì. Palesemente sì. Vabbè, ti upgradi la nave. Sono tutti furry tranne te, praticamente. È un mondo al contrario. Upgradi l'isola. Ok. Ok, dai, non sembra brutto. Critten Cove. Non ho ancora capito il gameplay. Non ho capito il gameplay. Ok. If there was an award for being unbearably cute, while also being Ho unbearably paura a fun, there is domandare no cos'è un question. furry. It'll Sono be down to the boomer. wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critico's probability of victory at over 99%. Non so come risponderti, mica. Now is when you start fact-checking now? Non so come risponderti. While AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to play. Sono convinto invece che è meglio spiegarglielo piuttosto che lo scopra lui e prenda il forcone e la torcia. Sono più di questa idea io. Vado a cercare? A posto. Where you and your friends come together, you can play in any world you choose. Ecco, you create no, your Ale. characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book,
that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. And then the system infatti gliel'ho creates a cancellato, unique story adventure for you. And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose è una community. and how the world and the E come story tante reacts to you. community, It's like an improv show where c'è even though il you might play the same cards, you lato get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes strano, up with suggested things e you puoi might considerare do, carino, strano, come ti pare and then it piace. reacts to you. E c'è il And then lato along with our AI narrator merda. who plays the role of, say, the game Fine. master, you Fine. can go on any adventure you want and you can do anything, and the system and the story will continue based on Ogni your community choices. ha la sua croce, chiamiamola così. At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, you know, period romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard action. È un gioco, Ale, or sort ma of dungeon crawl-based storytelling. è While there may be a tipo million un'avventura Star Wars grafica ma games in the world, scritta, if quindi you ho were playing one perso on Hidden completamente Door, because interesse. of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that, and the world changes around questi? you and your character. You are able to Sta pure piovendo. meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. Più o meno sì, No limit più o meno. to the number of characters you might encounter, the locations, Però or anch'io the un botto di stories you can stickers tell sul in PC Hidden attaccati. Door. Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Ah, ok, si chiama Hidden Door e sarà un gioco per... Vabbè, giustamente non ti serve scaricare niente, no? È un gioco da browser, quindi puoi giocarlo ovunque. Io ho solo draghi, Ale, e c'ho un paio di Drake, dei miei stickers. Sì, hai delle scelte. Sì, è un D&D praticamente. Più o meno, non è proprio un D&D. Ciao, support. Hidden Tower, te lo scrivo. Tantissimi mondi, tu scegli quale vuoi e... È un gioco di ruolo. Quest'inverno esce. Quest'inverno. It looks Chi like piace? Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? It certainly seems so, Sean. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC Gaming Show Roleplay, Battle Pass. roleplay. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only $9.99. What are you doing? I'm incorporating lucrative Questo tower? live service Ah, techniques pardon, to scusami, Ale. maximize the show's profitability. How would a battle pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers Non can earn credo, exclusive support. rewards, Fra 5 like minuti viewing the finisce show's l'evento trailers e io mi 1.5 butto a seconds letto. early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service.
Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 È il compleanno domani, Support. for $9.99. You made show production a Battle Pass reward? Is anyone close to unlocking that? Quasi auguri allora, quasi. Oh God. Okay. Dakota, find my wallet. And for now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay Entertainment. Here's your first look at Dread Pie. Quasi. È una porta sfiga di fare gli auguri prima, no? Ciao Michele, buona serata e buon rientro a casa, buonanotte. Ma sì, vale solo. Ragazzi, prossimo anno non faremo lo stesso errore. Ci avremo Summer Game Fest e Xbox Showcase, il resto ok. Questo non mi dispiace. Questo che non mi dispiace. Ma sei tipo uno spazzino? Che devi fare? Ti danno delle missioni, tu vai in giro. Ci sono anche i nemici che ti sparano. O le creaturozze che ti sparano. In realtà quello di... Sono morto dentro. In realtà quello del... Allora, il Summer Game Fest è dato pochi giochi in realtà interessanti. Ma quello di oggi mi è piaciuto un botto. Onestamente, solo per... Cazzo, Payday 3, ragazzi. Sarà che ci ho giocato tantissimo il 2 e quindi sono contento. Però m'ha spiazzato, non mi aspettavo che facesse vedere quel gameplay. Uscirà sul pass, quindi lo giochiamo, cioè non me ne frega un cazzo. Penso che era già uscito, ho visto un gameplay, o sbaglio? È un gioco a turni questo qua. L'ho visto in streaming anch'io. Miasma. Xbox e PlayStation questo. Don't starve yourself with excitement for Dread Pilots or you Ma stanno ancora parlando, basta. Stile XCOM, esatto. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, Text Generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development. È tornata. Zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. Ah, sono finisce questo evento. Ora che il temporale mi frigge il PC. World Premiere. Is this the end? Non lo so. Speriamo. It's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Colin. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Pizza, pomodorini, pesto e stracciatella, sembra buono. Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now,
tend to your patients. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, Director? Tell your men ETA 5 minutes. Da zombie? Wait, don't shoot. Director Coleman. Hey, man, sir. Are you okay? L'hanno morso. Bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was Adesso gli worried spara. for a second there that Palese. Do you mind? I'm trying to run a business here. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. La regia di Eterion. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control. Undead Inc. Vabbè, è un gioco contro gli zombie, ma non ho capito il... Coming soon. Potrebbe essere pure interessante se mi facevi vedere il gameplay, cioè come si giocherà sto gioco. E così non sa nulla. Senza audio. Le gemelle pazze. La grafica è quella del vecchissimo X-Men, non so se avete presente. Ho anche un giochino che c'ho sul pass, non ricordo il nome. No, Gabretto, è che siccome sono giochi per PC, dove li metti i giochi per PC? Steam. Quindi tutto l'IVA, tutti questi giochi quando andano su Steam, tutti. I've been looking through Frank AI's data log and I found a file named confidential game trailer 44 codename Omicron Delta November underscore final parenthesis final and parenthesis 2.0 underscore revised.mp4. Tu ci gestisci personale con noi? Ah, un altro gestionale, è il sesto di questa sera, è il sesto. So let's just watch it really quick. Figo. Ma non è che mi fanno lo strike per la musica, vero? Ragazzi, mutiamo. Mutiamo. E qui mi fanno lo strike per la musica, eh? Siamo impazziti? Siamo impazziti? Scusate, io conosco la canzone. No. Ecco, quello è il tipo di gioco che giocherebbe Strong, vedi? This video rappresenta... Ok, in game. In game. Questo qui sembra carino. Sembra molto carino. Qual è il gameplay? Cioè, che devi fare? Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. For a long time now, the cosmos has belonged to the one strong species. Humans. So, there was life here before. Non mi dica che è un horror, ti prego. And here overwhelms me.
Forse avrà elementi, ma va bene così, cioè. Basta che non sono eccessivi. Basta che è giocabile. Ragazzi, questo è carino. Questo è molto carino. Not everything, everywhere. The Invincible. Ok. Quest'anno dice che esce. Coming up, we'll see a theme park builder that's only Dune dovevano presentarlo, Ale. Park Beyond is a spiritual successor Dovevano. to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2. Subnautica senza il Collective 2.0. Qualcuno che ha giocato a Atomic Heart. No, l'ho spento io. So much easier to win. Let's take a look. Comunque sì, è lei che parla a maniera distorta. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass Il our ragazzo ha una limitations, PlayStation 5. to take on challenges greater than ourselves. All these feelings make us Visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality. Simulatore di parco a tema. The impossible. Architects who want Non to ce la offer the posso world fare. their most Non ce beautiful la posso memories. fare. Free spirits in search of adventure and new challenges. Indelible moments of amazement and laughter with those we love. Non ce la posso fare. Become a Visioneer. Go beyond the fun. Evviva! Vabbè, su Steam. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital Vabbè, cortex, a chi vuole giocare a questo gioco qua, vado su questo sito, su questo link, per avere cose esclusive in game. Ma durerà ancora assai. Evil stirs in the depths of Gallowsmire. Vediamo. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter of peerless strength and skill. A cunning rogue full of deadly surprises. And a powerful Ma wizard è wielding the fury of the earth. Vampire Survivors. Together, they are destined to confront the hordes of undead. Vampire And Survivors. their deadly masters. Again and again. Attaining new heights of power and skill. But what hope have they to seal away the whisper? Vampire Survivors. For surely there can be no hope of surviving Gallowsmire. Certo. Paizo, certo. Va bene. Meglio di... Va bene. Introducing Diesel Legacy. Combattimento, picchiaduro con gli amici. Join the open beta now on 2v2. 2 versus 2 action. Questo qui a chi piace il genere è carino, dai. O sbaglio? Down, but not out. Local and online multiplayer. Real match. Worldwide rollback netplay. Ma sono tutti indie, raga. Sono tutti indie, giochi grossi. Li hanno già presentati, probabilmente.
qualche giochino carino, se vuoi giocare con gli tipo questo qua con gli amici, se ti piace il genere, va bene, cioè, non sono tutti merda. Ok. Io non li giocherò. Io non li giocherò. In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Vabbè, che ne so io, Zenki. Non è il personaggino di... Hello, Inquisitor. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary, and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is more than just the business model our protagonists operate under. Io giocavo so it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese and Twitcher melts and save the world. Io giocavo quando avevo 15 anni. Che so qua. Perché li davano tipo con la rivista giochi per il mio computer, sta roba così. E tu compravi la rivista, gli davi 5 euro in più e c'era un giochino. E ne ho alcuni in quel genere là, no? A two-man studio based in Sweden, working on the game Fabledom, currently available in early access. Mi piace lo stile grafico di questo. Mi piace lo stile grafico di questo qua. Sembra tranquillo, calmo calmo. Le facce le odio. Welcome to Fabledom. Sorry about the pigs. Clash of Clans tipo. Hello, micro friends. We have a new mission, soldier. Ragazzi, ma c'è una pubblicità del Game Pass nel PC Gaming Show. Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. Adesso ragazzi ho sonno. Adesso ho sonno. Mega Man? Però donna. Non lo so. Ma Mega Man e basta. Anche perché quello è 0. Si chiamava 0? Ragazzi, è Mega Man. Se non lo chiamo... Se è una copia dei poveri. Io mi cazzo. Ragazzi, io sono legatissimo a Mega Man, ma non ne ho mai giocato uno. È una cosa... Ne ho giocato uno.
30XX, quindi non è manco Mega Man. È un clone pezzotto? Well, yeah, great. Tell me more. Ti prego. Got good 228, right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. È il sequel di 20XX. Keep them coming. See Blaze Paladins, right? Did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look, you have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean 23, right? Guarda che 30XX sembra My vengeance will not be denied. attore porno. No, niente. Our shout-out Scusatemi. feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-outs. I haven't logged any errors, Sean. Well, No, I'm ci sono seeing red red merda. flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just Ci sono- like ci sono I sti can't help merda. wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. 30 annunci. 30XX è il figlio di 20XX. Sì, 30XX è il figlio definitivo che fa appunto film erotici, perché è ben dotato. 20XX soddisfa benissimo la compagna e l'amante. E 10XX è la persona normale che si fa un culo così, ma non ottiene nessun risultato nella vita perché no. Cos'è il Wakanda? Warning. Extreme temperature. Tu guarda, il sole sta per esplodere, restiamo così a guardarlo intensamente. Ragazzi, è un mondo in rovina. È un gioco Souls. Dark Souls 4. Chimera. Non si è capito il gameplay. Cioè... Va bene. In the lost Caribbean sea was a captain mighty. Mordecai was his name. He succumbed to the white flame. His treasure was lost and his crew was tossed. Now is the day cursed pirate. No, beh, non è esploso il sole, avrà fatto cambiamento di robe, non lo so. Sta accadendo. Soul magic restores our crew from before, yes, before. Black pearls in our chest, let us finish the quest now. This treasure we will find with our powers combined. Our earth we will show to our... Si espande e poi si è compresso. Il fatto è che se si espande dovrebbe inghiottire anche il pianeta, quindi non dovrebbe esistere più il pianeta. È quello che accadrà alla Terra fra 5 miliardi di anni. Treasure she pursues across the ocean blue. She'll conquer the brine for her grand design. Miliardi. Goti. Ragazzi, il Goti è Tears of the Kingdom 100-100. Goti è 100-100 Tears of the Kingdom. Starfield non farà vincerà un premio, vincerà qualcosa. Vincerà qualcosa sicuramente. Anche Final Fantasy XVI.
C'era cosa sicuramente, ma il Goti è quello. Sono le 20, eh sì. Io ragazzi vorrei staccare la live, se non finisce entro le 11:30 io stacco. Fast and Furious. XO Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way. Però non premio scarso, miglior musica. No, potrebbe vincere anche miglior storia. Non credo che miglior narrativa. Non credo. Cioè, non giusto. Non può vincere miglior storia Tears of the Kingdom. Non può. Non so Starfield, ma Starfield forse magari vince come si chiama, per miglior GDR. Può essere. Se è fatto bene, Allora hanno il DLC di Elden Ring, miglior storia? Spero di no. Miglior narrativa? Spero di no. Thanks so much for joining us, Tim. Perché It's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern no, miglior narrativa. It's what we think of as a spiritual miglior narrativa credo che Warcraft, Starcraft, Command and Conquer. se è raccontato bene questa roba del, perché io ho letto che il nuovo Final Fantasy XVI avrà 3 fasce di età. Lui era giovane, lui ha 16 anni, lui ha 20 e lui ha 30, e se è interconnesso bene, se si scambiano bene queste cose, se è raccontato bene, lo vince lui. Non lo può vincere Tears of the Kingdom perché la storia letteralmente è il male si è risvegliato, costruisci il robot con un cazzo che lancia fiamme e vai a sconfiggere Ganon. Fine, cioè non c'è niente, non c'è nient'altro. E Starfield sarà un GDR grosso, per quello speriamo che sarà veramente così, dove la main quest si perderà, che tu andrai in giro a esplorare i pianeti. Fine. Come giochi, cioè in Sky, se è veramente fatto come Skyrim, che loro hanno detto come Skyrim, qua là è il tipico gioco Bethesda, va benissimo, io lo spero. Se è come Skyrim, tu Alduin, il boss finale, lo vedi dopo 50 ore di gioco, non te ne frega un cazzo di lui, ti fai fare tutto il resto, quindi non potrà mai vincere la miglior narrativa, mai. Ecco, magari se la giocano, se fatti bene, per tipo art director, perché se Zelda vince art director io regalato. Mi spiace, regalato. Ha tantissimi pregi, non quello. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is the new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these Light Force work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. Vabbè, è blue to raid red space, in which case Red is barely getting a turret. È un Age of Empires from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry. But can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through. Questo l'avevano già presentato, mi pare l'anno scorso, Gabretto, mi ricorda qualcosa. Però c'era soltanto una scena in CGI e adesso abbiamo incredibilmente il gameplay. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who was killing a chicken. What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet. But imagine it as a big Zelda farà tipo The Last of Us Placeholder art for now.
Ma The Last of Us Part 2 aveva tante cose forti. Ma è Zelda no. Ma è Zelda no. The Last of Us. Zelda ha, da quello che ho visto, ha la... Basta un po' giù, ragazzi, che palle. Ha la cosa incredibile che tu te ne sapete un cazzo della storia, ok? La ignori, ma tu puoi... C'è la fisica che già nei giochi normali, poi nei giochi sulle console più potenti, i giochi non hanno la fisica in quel modo, non esiste. Non esiste. Quella fisica c'è su Switch ed è un miracolo. Va a 20 frame se va bene, ma è un miracolo che c'è quella fisica. Tu puoi costruire il cavolo che vuoi e funziona. È una cosa che non ho mai visto, è una cosa bellissima. A 20 frame, perché a 20 frame. The Last of Us Part 2 perché piaceva ai giornalisti. E allora siamo fottuti, Zen, chi vincerà tutto quanto Zelda e anche. Che ti devo dire ora? Tanto anche l'anno scorso hanno rubato premi, quindi Stray ne ha vinto uno. Ne ha vinti 2, ne doveva vincere uno Stray. Hanno regalato un premio che non doveva ricevere. God of War ha rubato un premio. Non è che God of War l'ha rubato, gliel'hanno dato. Gliel'hanno dato. Da qualche parte nel sistema Zabina. Ragazzi, io adesso cerco una cosa, non questo. Vedete la durata, perché ragazzi, finisce a mezzanotte. Finisce a mezzanotte. Dice mezzanotte. Ma ancora manca... No ragazzi, ancora manca Baldur's Gate e Dune. Perché Frostpunk l'abbiamo visto. Mancano i pezzi grossi. Mancano i pezzi grossi, ragazzi. Grossi. Baldur's Gate è grosso. Baldur's Gate è grosso. Dune non lo so, immagino di sì, spero. Lo so, ma dovrebbero rifarlo vedere qua, Zenki. Almeno così ho letto. Così ho letto. Lo show principale durerà 2 ore e sarà preceduto da un pre-show di 30 minuti, per un'ora di 2 ore e mezza. Interamente dedicato al mondo dei gaming per PC. Tra i nomi già confermati figurano quelli di Baldur's Gate 3, Frostpunk 2 e Dune Awakening. A cui va ad aggiungersi altra roba, tipo lo studio di Don't Starve, che l'hanno già detto quel gioco, l'abbiamo già visto, e Mark of the Ninja, esatto, già l'abbiamo visti questi sviluppatori qua, già li abbiamo visti. Quindi in teoria mancano sti 2. Oh raga, abbiamo fatto 30, facciamo 31, manca mezz'ora, ce lo guardiamo, cioè. Sì. 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 Però siccome domani non lavoro, stiamo qua, che vedi così, ce lo guardiamo. Solo dagli altri a vedere Madoka Magica. Bello. Shingo non si sta guardando Madoka Magica. E tra l'altro quello che sta rendendo più
orribile sto trailer e la musica epica che non c'entra un cazzo. Con la grafica del 2005. E domani ci sembrano il canale alle 9. Perché alle 9 del mattino, Ale? Comunque ci sono. Tanto alle 8 mi sveglio. Cosa sta accadendo? Vabbè, musica, personaggi anime, si spara, fine del trailer. Ma che sta accadendo alle musiche adesso? Raga! Questo è un gioco del 2000. Del 2000. Con una grafica più pulita chiaramente, però. un buon negozio. Ma che sta succedendo? Sta succedendo? Che è sta roba? Così è un gioco per telefono. Così è un gioco per telefono. Pokémon. Ah no. No, non ce la faccio. Non ce la faccio, raga. Non ce la faccio. Ciao zio Franco, grazie per il ride. Grazie mille. Faccio uno shout out. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding edge hardware. Ce la faccio più, ragazzi. Sto morendo dal sonno. Non ce la faccio. Ce la faccio. Cos'è la presentazione? Non vado live, mi sto annoiando a morte. Mi sto annoiando a morte. Tanto finisce fra mezz'ora, raga. Ce lo guardiamo. Ce lo guardiamo. Ma non mi aspettavo che fossero tutti giochi super... Allora, non è il problema dell'indie, come diceva prima Zenki. Non è che sono indie il problema, è che sono tutti pezzotti, a parte 2-3 tutta la serata. I miei occhi dicono basta, ma voglio vedere almeno Dune. Ma sta piovendo? Sta piovendo. La presentazione è una roba nuova, permette allo streamer che fa il ride. Presenti. Ah! E dillo tutta merda. Non è tutta merda. Non è tutta... Prendo un po' d'acqua, ragazzi. Non è tutta merda. 90%. Look, I understand. I also don't have blood. But would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Well, this is a little awkward. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Oh boy. No, ragazzi, acqua. È acqua perché se bevo a quest'ora non riesco a fare l'ultima mezz'ora in live. Non ce la faccio. Impossibile. Ragazzi, questo mi interessa. Nuova mappa? Cosa aggiungeranno?
Cosa aggiungono? Allora, attento a quello che dici, Ale. Perché stai parlando del miglior gioco dell'anno scorso. We are only a couple months out from the full release of Baldur's Gate 3. Eccolo Vampire Survivors. 86 ore. Got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf'd out with like a staff and like Baldur's Gate. Arcalado. Give me a sample piece of art. One moment. Here you are, Sean. Oh dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but Ragazzi, se questo evento lo avessero fatto senza queste scene di merda, era già finito adesso. Durava mezz'ora in meno. The road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. And today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid. I'm not sure how that even Ma non dovevano fare Baldur's Gate. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then we will fill his bog with grease and set it on fire. Sanremo, To sì. escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse. Ma Baldur's Gate? However, attaining it will necessitate a trade. No. Give me his spleen. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. Ma che cazzo sto guardando? Baldur's Gate. Are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single thing has something to do. You have to make sure. Questo è forse l'unico gioco grosso che vedremo qua The dentro. name of the game is Baldur's Gate. The city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's been able to look out of the window and see down the city. Riusciremo a vedere 30 secondi di gameplay su voi? Teammates might be down 30. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives.
You have Sì, crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, figo. and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Posso dare una magia, una. In Baldur's Gate has got a story Una. to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion Simulatore of di everything just gathering there. passeggiata. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it. During production, una we felt palla like di the fuoco city dalla lanciata. was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there. È un D&D. Something. The knowledge that you can fly Baldur's through Gate it. 100%. It's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Il colpo d'occhio è molto bello la città, molto 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 bello. Ed esce tra poco, un mese e mezzo. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. Ragazzi, siamo arrivati a 5 ore di It's a live. roguelike without an onslaught of algorithmic terrors. I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. No, le prime 3 sono passate, Ale. Le ultime 2... merda. Questo qui è la mia attenzione. Che carino. Mi ricordo un altro gioco. Non ricordo quale. Mi ricordo un altro gioco. Non mi ricordo il nome. Vabbè. Molto bello comunque. Cioè... Carino, carino, carino. Molto bello l'altro gioco, non questo, però. Questo qui è un world premiere, La musica è sbagliatissima. La musica è una merda. Fare Fortnite. Raga, non... Questo è Astronir dei poveri. Goti. Tutti goti. Tutti. Tutti goti. Terror Attack è il minigioco della Kamishi. No, lei non gli rimetto l'audio. Basta. Cioè, no. Basta. Se ne può più. Raga, secondo me... Vabbè, non fare il countdown, Zenki. Secondo me gli annunci sono finiti, cioè... ormai che cosa vuoi presentare? Seriously don't have any signal. Not even one bar, there's nothing. I can't get in.
Stealth Extraction Horror. Getting around inside the rift. Now, was that a bear? Have you ever heard a bear sound like that before? I've never seen a bear before. You guys look lost. Come on. Lui muore. Freeze to death out here. Adesso. Suppose you're looking for the lodge. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I found something. We gotta find the others, dude. Questo mi è piaciuto. Cioè, gli horror io no, però la messa in atto della scena è stata molto bella. Molto bella. Chissà se si gioca con gli amici. I can't believe it worked. This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Unreal Engine Unreal 4. Il potere del sole. World Premiere. We thought Sì. we had billions of years before our sun died. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying. Ma è la trama di quello di prima? Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of human. Un gioco di carte? Ti prego, no. Plotting course now. Sector locked in. Quindi il sole si stava per spegnere, stava per distruggere tutto e l'umanità è fuggita con queste navicelle. Prepare for warp jump in 3, 2, 1. Heartless. Quanto vuole sapere lo scopo del gioco? Quanto? Cosa si fa? Cosa si fa in questo gioco? How are we in the real world Boh. gonna fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me? I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. È un nuovo city builder. City builder. A Roma. Perché Roma Nova. È la grafica di Travian, raga. È la grafica di Travian. È la grafica di... A me piacciono pure questi giochi qua. Mi piacciono un botto, però... Tristemente è vero, Zen.
non avesse questo bruttissimo, per me, stile grafico, sarebbe carino per me. Perché mi piace costruire città, no? Però, boh. World Premiere. An epic survival strategy. Tipo l'8º stasera. The Great War is over. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. Questa è la vera grafica. Ma ha messo un po' e un po'. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Through territory disputed by the red and white È uno strategico. by armored train in a harsh winter. Far from our loved ones. È carina l'idea che ti sposti col treno per magari quel percorso lì per Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. sistemarsi, recuperare vita e via dicendo, Is no? our last chance. Our last train home. Will you lead us? Questo che carino. Carino. Pairing squad tactics Non il mio with genere, historic ma carino. exploration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers travelling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. No. Activated itself last night and started broadcasting that old puppet show over the news. You need to turn that thing off. You gotta get this done, man. Bye. The last job of the day is always the worst. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hey, stay back! Ragazzi, è un incubo sta cosa. È un incubo. Let's do this. Cioè, tipo mezzo horror con i pupazzi orripilanti. No, cioè, no. My Friendly Neighborhood. Oh, I think I ended early. Terribile. We go back to the beginning. Terrificante. A sprint victory and points Sì. up for grabs Sì, right Zen. here. Sì, Zen. Push as much as you can. Kirby.
they push more, I wonder? They can't afford to sit back and relax now. Vabbè, è un gioco di macchine, cioè, Formula 1 anzi. Fa veramente caldo per stare con le cuffie, ragazzuoli. Push now, makes one push now. And McLaren with a great overtake. Stay right here, because we're just getting started. Bravo, abbiamo vinto! Woo! Formula 1 Manager 2023. Hey Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing ragazzi, è numbers? finita. We're attracting considerable ragazzi, è viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Pensate a me che domani devo montare sta roba. Ah, cornering the No, io non lo VTuber farò, market. cioè, Smart, very smart. non lo farò. I'm just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's next for Subnautica. Cosa sto guardando? The trailer for Che sta accadendo? Ma... Questo è Astronino. No, era carino. No, non lo farò, Zenk, non lo farò. Monterò la conferenza Xbox e basta, cioè. Ormai... Ma questo è quel gioco... Come si chiamava? Stardew Valley. È Stardew Valley. Perché Stardew Valley Horror? È diventato Stardew Valley Fury adesso. No, vabbè. Scherzate. Ce la faccio. Man, there are Carino, so many carino. great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes. But it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Perché non finisce, ragazzi? Sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Raga, perché non sta finendo? È un incubo. È un incubo. Avranno fatto ritardo a causa di... Forza, di battute ai crigni. Tiny Build.
Ah, ok, su un treno. Credo sia su un treno. Però non si muove perché le nuvole sono ferme. Boh. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським. È una nave? Un treno? А я, як завжди, маленьку бану ще хочу. Non capisco, cos'è? Може ресторан бути найліпшим, якщо бану ще немає. Ma certamente è un mecha ragno gigantesco, ovvio. Il mezzo perfetto per muoversi nella sala. Questa, bambini miei, è l'unica cosa che vedrete di questo gioco. Sam. Chi me l'ha fatto fare? We have Me l'ha reached fatto. the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. Dune Awakening, the survival MMO. Dune, sei contento Ale? Dai, ce l'abbiamo fatta. Frank AI, what have you got for us for the big finale? If you like, I could fill the room with sand. Ce l'abbiamo fatta. That's a little literal, don't you think? But what if we had, like, costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie. Ci fai vedere il gioco. Oh, basta. One year where she was a shark. No, c'è un limite. Cioè, io non... There was this other time with togas, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. È terribile, è veramente terribile. Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the Dune dress up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's Dune Awakening. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Però è l'ultimo annuncio, raga, è l'ultimo annuncio. Guarda, usano un mouse, proprio come te. Usano tastiera, proprio come te. C'è ancora support in live? C'è ancora support main? They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. Non c'è. So, when Dune Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is Volevo fare gli an army auguri. made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the Sì, back. è in to build a alfa, wall of Ale. nest È in houses. alfa. By the end of the game, Alfa perhaps you're running a footage. guild. You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another Peccato. Perché ha detto che faceva il compleanno, volevo fare gli auguri. sandworm coming. That's combat. Domani. Dune Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power.
Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. Quanto pare, The Zenk. sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, you know, siding with one of the factions, thinking about how they work together. Però sarà un GDR, Members of the other factions. da quello che hanno detto. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. Ciao Zenki, buonanotte, grazie per la pazienza When it fino. sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have Combined Arms. Combined Arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization. C'è un Pokémon là which is sotto. really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really Quello è un about play culo. the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? È basso il That's the volume, gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto Ah, non life. vuoi ascoltare? In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a Siamo base, rimasti io e but Milo. you also want to make sure E that anche Ale. nobody else comes E anche to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. È finita. Basta. And with that, the PC Gaming Show 2023 Ma is ancora fatto vedere un done. And pezzo what a di show it was! gameplay. And Vabbè, in what a alto. lesson for me, honestly. AI excels at plenty, but only an absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, you know, Dakota, the guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye bye. Non credo proprio. Bye. Col cazzo che c'è il prossimo anno. Col cazzo proprio. Non avete capito niente. Draghi, grazie mille per avermi seguito in questa live pazzesca. Qui sto diluviando, 5 ore e 30 di live meravigliosa, le prime 3 ore quantomeno. Ci vediamo domani in live dalle 3 in poi più o meno per giocare a un gioco che adesso non mi sembra più così noioso. A domani su Warframe. Ciao draghi.